Bentrovati appassionati. Allora, oggi ci addentriamo in un prodotto che, insomma, sta facendo parlare un po' di sé nel mondo della pesca. Di cosa parliamo? Del kayak Big Mama Triken 330 S Live. Però attenzione, non faremo la solita scheda tecnica. Ah, no! E cosa facciamo? No, ci basiamo su una fonte specifica, molto pratica. Una videorecensione, bella dettagliata, con prova in acqua e tutto, che abbiamo trovato su YouTube. Ok, interessante. Di chi è? Del canale Planet Spin Fishing. E la cosa bella è che non è una recensione, diciamo, generica. Ah, ok. Racconta proprio di un evento, un open day, quindi gente che l'ha provato lì per lì. Ah, perfetto. E dove si è svolto? Al lago B-Adventures vicino Castelvolturno. Quindi il nostro obiettivo qual è? È capire da questo video cosa rende speciale sto Triken 330S Live. Immagino le sue caratteristiche chiave. Esatto, soprattutto il fatto che è divisibile. E poi le funzionalità per chi pesca. Pronti? Svisceriamo un po'. Andiamo. È un tema affascinante, sai? Fa vedere come l'attrezzatura da pesca si evolve. Eh già, Cerca proprio di dare risposte a bisogni reali, no? Tipo il trasporto, lo spazio a casa, cose pratiche. hai detto bene. Cose pratiche. E infatti la primissima cosa che salta all'occhio nel video, quella che lo distingue proprio, è che è split, Cioè, divisibile. esatto, divisibile. Lo scafo è fatto in 2 pezzi. Non è un blocco unico. Ah, ho capito. E i vantaggi? Immagino siano quelli che dicevi. Guarda, nel video si vedono bene. Caricare e scaricare dalla macchina sembra tutta un'altra storia. Beh, certo. Pensa a chi ha un'utilitaria, no? O chi non vuole mettere le barre sul tetto. È un bel vantaggio. Questi 2 pezzi sono più corti, li maneggi meglio. Magari ci stanno pure dentro. O nel bagagliaio se è grande. E poi a casa. E poi a casa. Se non hai il garage o hai poco spazio, riporre 2 metani invece di un bestione intero, fa la differenza. Immagino di sì. Tra averlo e non averlo, magari. Appunto. E nel video fanno vedere pure come si monta. Lo fa una persona da sola. Ah, sì? È complicato? Ma sembra di no. Infila un pezzo nell'altro. Poi ci sono dei ganci sopra, sembrano belli robusti. Ok. E pare che ci voglia poco, qualche minuto. Ma non è solo split, eh? C'è anche scritto live. Vero, live. Cosa significa? Qualcosa per le esche? Esattamente. Si riferisce alla vasca del vivo integrata. E dietro. Ah, ecco. Una vasca proprio per tenere le esche vive o magari il pesce pescato. Proprio lei. Un dettaglio che ti fa capire subito che è un kayak pensato per i pescatori, non per fare una passeggiata. Certo, lo definisce proprio. E quello che trovo interessante qui è che queste due cose, split e live, Sì. non sono solo degli opzionali, capisci? Sono scelte di progetto fondamentali. Spiegati meglio. La divisibilità attacca proprio il problema logistico. Trasporto, spazio, barriere che magari tengono lontane le persone dal kayak fishing. È vero, non ci avevo pensato così. Rende la cosa più accessibile, potenzialmente allarga il numero di chi lo pratica. Sì. E la vasca del vivo, poi, gli dà l'identità. Non è un kayak da turismo a cui hanno aggiunto qualcosa. No, è nato così. Esatto, è uno strumento per pescare, punto. Nel video si vedono anche altre cose, tipo le rotelline integrate dietro, nella chiglia. Ah, sì, comode. Le fanno vedere sul cemento del pontile. Lo sposti senza carrello, almeno lì sul liscio. Ok, utile. Però, Però, come dicono anche loro nel video, e questo è onesto, dimmi. sulla sabbia quelle rotelline servono a poco. Troppo piccole. E ci credo. Lì ci vuole il carrello con le ruote grosse, quelle tipo da spiaggia. Appunto. Quindi, sì, comode, ma dipende da dove vai a pescare. Non sono la soluzione universale per spostarlo ovunque. Chiaro, giusto sottolinearlo. È un aiuto, ma ha i suoi limiti. Poi, vabbè, ci sono i gavoni, classici, uno davanti e uno dietro. Sì, per metterci l'attrezzatura, le batterie dell'eco, quelle cose lì. Esatto. E c'è anche una novità su questo modello, dicono. Un vano porta oggetti in più, Dove? sopra la scassa dei pedali, praticamente davanti a te. Comodo per le esche, le pinze, le cose piccole che usi spesso. Non male. Ben pensato. Ah, e dicono che la paia te la danno insieme al kayak. Di serie. Beh, non è scontato, è vero. A volte la devi comprare a parte. Quindi un pacchetto abbastanza completo per iniziare. E se guardiamo il design nel complesso, come si vede bene nel video, è tutto orientato alla pesca, non c'è dubbio. Sì, lo definiscono proprio una piattaforma da pesca. Esatto, e perché? Per scelte precise.
La seduta, per esempio, è alta. Vero, non sei raso acqua. Questo ti dà più visuale, vedi meglio dove lanciare, se c'è attività, e sei più comodo per lanciare e magari combattere col pesce. E anche le murate, i bordi sembrano altine. Sì, anche quelle. Tutto questo è ottimo per pescare, ma Ma c'è un ma. c'è un compromesso. La pagaiata diventa meno efficiente, Ah, ecco. soprattutto se devi fare strada o se c'è vento. Un kayak da escursione puro è basso, affilato, lungo, scivola via che è un piacere. Questo invece è più... Tozzo. diciamo che è ottimizzato per altro. Stare fermo, essere stabile, comodo mentre peschi, non per macinare miglia a pagaia. E a proposito di stabilità, sembra il suo forte, no? Parlano della chiglia. Esatto, la chiglia a trimarano è la chiave. Che vuol dire trimarano, in parole povere? Immagina che sotto non sia lisso o a V, ma che abbia tipo 3 punti d'appoggio principali sull'acqua. 3 mini scafi affiancati, diciamo. Ah, ok. E questo lo rende più stabile. Molto più stabile, soprattutto da fermo o a basse velocità. È la cosiddetta stabilità primaria. E se pensi alla pesca, Beh, è fondamentale. Non vuoi ribaltarti mentre lanci o recuperi un pesce. appunto, ti puoi muovere di più a bordo, ti giri, prendi le cose, sei più libero e meno preoccupato di finire in acqua. E nel video fanno vedere che ci si può anche pescare in piedi. Proprio così. E quella è una conseguenza diretta della stabilità data dal trimarano. Un bel vantaggio per certe tecniche tipo lo spinning. Assolutamente. Stare in piedi ti dà più visuale ancora e più ampiezza nel lancio. È una caratteristica molto ricercata nei kayak da pesca moderni. Quindi sta chiglia a trimarano è forse il punto di forza numero 1 per l'uso in pesca. Direi di sì. È uno degli elementi qualificanti, insieme alla divisibilità. Bene, passiamo alla propulsione. Perché qui c'è da divertirsi, mi pare. E sì, entra in gioco la pedaliera. Il modello che provano nel video, il 330S Live, monta la pedaliera con l'elica. Ok, sistema classico. Però la cosa interessante dell'Open Day, come raccontano, è che potevi provare anche altri modelli, Ah, tipo? tipo l'S300, che invece aveva il sistema a pinne, quelle che si muovono su e giù, tipo flapper. Ah, ottimo. Quindi si potevano confrontare direttamente. Esatto, potevi provare sulla tua pelle la differenza tra elica e pinne. E questo è fondamentale, perché nel video giustamente non dicono è meglio questo o è meglio quello. No, infatti. Anzi, insistono molto sul fatto che la prova è soggettiva. C'è un partecipante, Antonio, che chiede proprio quale sia meglio. E cosa gli rispondono? Gli dicono, saggiamente direi, che non c'è una risposta unica. Dipende da te, da come ti senti a pedalare, dalle tue preferenze. Ha senso? E questo ci fa riflettere sull'importanza dell'esperienza personale, no? Certo. Scegliere elica o pinne non è solo una questione di performance pura. C'è l'ergonomia, il feeling. Come ti trovi tu con le tue gambe? Esatto, magari uno ti sembra più immediato, l'altro più potente, uno fa la retro più facile, l'elica di solito. Le pinne magari passano meglio sui fondali bassi, senza rompersi. Appunto, si appiattiscono. Quindi il video non fa un confronto tecnico spinto, ma sottolinea, provali. Solo così capisci qual è il tuo. E la stabilità di cui parlavamo, quella del trimarano, come si lega alla pedalata e alla maneggevolezza generale? E si lega e come? Se il kayak è bello stabile, tu pedali più tranquillo. Non devi pensare a stare in equilibrio. Esatto, ti concentri sulla pedalata. E questo è rassicurante, specialmente per uno che inizia, come quell'Antonio del video. Capisco. E poi aiuta nelle manovre da fermo o a bassa velocità, quando ti sposti di poco sullo spot di pesca. Quindi quella sensazione di sicurezza data dalla stabilità migliora anche come percepisci la maneggevolezza. Sì, anche se magari non sarà il kayak più scattante in assoluto, proprio perché è largo e stabile, ma per pescare quella sicurezza conta molto. Ok, chiarissimo. E allora, entriamo proprio nell'esperienza d'uso raccontata nel video, quella dell'Open Day. Qual era lo scopo? Beh, far sentire il kayak alla gente. Proprio così. Far capire anche a chi non c'era mai salito che sensazioni dà un kayak da pesca. E cosa facevano fare? Sessioni brevi, 10-15 minuti a testa, più o meno. Potevi provare un po' tutto. Tipo? Un po' di pagaiata per capire come va, anche se non è il suo forte, poi la pedalata, magari con entrambi i sistemi se c'erano. La stabilità, immagino. Certo, da seduto e poi provando ad alzarti in piedi. E c'era pure la possibilità di lanciare l'esca, c'erano dei black bass nel lago. Ah, bello! Così simulavi proprio l'azione di pesca.
Esatto. E qui viene il bello. Il feedback di Antonio. Lo descrivono come uno alle prime esperienze. Perfetto. Sentiamo cosa ha detto. La sua impressione generale, molto positiva. Ha detto che si è sentito sicurissimo. Addirittura. Sì, ha raccontato che ha provato a sbilanciarsi apposta per vedere dove arrivava e il kayak non faceva una piega. Molto piantato, ha detto. Bene. E in piedi? È riuscito ad alzarsi senza problemi, senza sentirsi precario. Questa cosa l'ha colpito molto. Guarda, questo feedback da un principiante vale oro, Perché, dici? perché dimostra che il mezzo è accessibile. Se uno che non ha esperienza si sente subito sicuro, vuol dire che non è difficile da usare. Abbassa la barriera all'ingresso, diciamo. Esatto, anche quella psicologica. Vedere che uno si alza in piedi senza patemi, significa che la stabilità c'è davvero. La chiglia trimarano funziona. Chiaro. Però, attenzione, bisogna sempre contestualizzare. Cosa intendi? Condizioni ideali. Lago, acqua piatta, niente vento, niente onde. Vero? E lo stesso Antonio, nel video, fa un'osservazione molto intelligente. Dice che per un giudizio completo, specie se uno pensa di usarlo in mare, Bisognerebbe provarlo con un po' d'onda. esatto, con qualche onda in più, usa proprio queste parole. Dimostra di aver capito che un test in un ambiente protetto ha i suoi limiti. Giusto. Quindi, riassumendo questa parte sull'esperienza d'uso nel video, Sì, l'idea forte che passa è: questo kayak, con la sua divisibilità e la sua stabilità, può essere un'ottima scelta per chi ha problemi di spazio o trasporto. o come primo kayak da pesca serio. Esatto, perché ti dà sicurezza. Non a caso, alla domanda secca, Big Mama promosso, Antonio risponde assolutamente sì. Un giudizio netto, insomma. Molto. Allora, proviamo a tirare le fila finali. Cosa ci resta di questa analisi del video sul Big Mama 3 Live? Vediamo. Primo punto. Primo, è un kayak specializzato. Non è un tuttofare. È fatto per pescare. Concordo. Secondo? Secondo, le sue carte vincenti sono la divisibilità, che risolve problemi pratici, Trasporto, stoccaggio. e le dotazioni per la pesca. Vasca del vivo, ma soprattutto tanta stabilità, anche per stare in piedi. Ok. Terzo punto? Terzo, sembra accessibile e rassicurante anche per chi inizia, proprio grazie a questa stabilità, almeno stando al feedback riportato. Però bisogna ricordarsi per cosa è ottimizzato. Pesca, magari statica o a corto raggio. Meno per la pagaiata lunga. E le routine integrate? Comode, ma dipende dal terreno. Esatto. C'è un'altra cosa, secondo me, che emerge da tutta questa storia dell'Open Day. Ovvero, L'importanza pazzesca della prova pratica. Puoi leggere tutto, guardare video, ma finché non ci metti le mani sopra, non capisci davvero. è vero. Soprattutto con tecnologie diverse, come le pedaliere, elica o pinne. Devi provarle tu, sentire come vanno con le tue gambe, col tuo stile. Non c'è storia. La sensazione personale è insostituibile. Assolutamente. E poi, guarda, questo kayak è l'esempio perfetto di un'altra tendenza. Quale? La specializzazione. Sempre più spinta. Non si cerca più solo il prodotto che va bene un po' per tutto. Si cercano soluzioni mirate. Esatto, per nicchie specifiche, per bisogni precisi di un certo gruppo di persone, come i pescatori in kayak con problemi di spazio. Chiaro. E questo mi fa venire in mente una domanda, un pensiero finale, un po' provocatorio magari. Vai, lancia. Visto che si va verso questa specializzazione così estrema, no? Nelle attrezzature per gli hobby, come la pesca, quali nuovi compromessi strani vedremo in futuro? Compromessi strani. Tipo? Ma come si bilanceranno esigenze che sembrano opposte? Portabilità ancora più estrema, magari oltre il divisibile, stabilità assoluta che serve per certe pesche, e poi la velocità o la tenuta del mare che serve in altre condizioni. Bella domanda. E la tecnologia? Appunto, che ruolo avranno i nuovi materiali o magari l'elettronica ancora più integrata nel trovare questi nuovi equilibri? Chissà. Domanda decisamente stimolante. Apre scenari futuri davvero interessanti. Speriamo che questa nostra chiacchierata, basata sull'analisi di quella fonte video, sia stata utile. Speriamo sia stata di ispirazione. Grazie per averci seguito. Alla prossima!